Salve a tutti, oggi voglio parlare di un argomento spinoso, quello delle vulnerabilità zero day e cosa ne penso della loro mercificazione. Per intenderci, le vulnerabilità zero day sono quelle falle non note a sviluppatori, vendor, produttori software e hardware che molto spesso finiscono sui media, sui giornali e nei casi di cronaca legati soprattutto a spionaggio, installazioni di malware e attacchi informatici. Come dicevo, è un argomento parecchio controverso e per trattarlo mi avvarrò di figure retoriche, similitudini, paragoni, eccetera. Vogliate scusarmi per questo, ne farò un ampio abuso. Comincio con il raccontarvi una storia. Poniamo il caso che voi viviate in un paese in guerra. Assumiamo nome di finzione, il Burmini. Ad un certo punto suonano le sirene antimissile e quindi andate a nascondervi nei rifugi e lì state fino a quando l'attacco non cessa. Ad un certo momento ricevete sul vostro smartphone un SMS dal sistema di allerta nazionale che vi informa che l'attacco è terminato e potete ritornare alla vostra vita quotidiana, quindi potete andare al lavoro, al supermercato, a fare la spesa, uscire e quant'altro. Solo che quell'SMS non ve l'hanno realmente inviato le autorità nazionali, bensì presenta un mittente, un numero telefonico mittente falsificato, in gergo diciamo spufato, che è stato inviato da un gruppo affiliato al paese nemico con l'intenzione di far uscire allo scoperto quante più persone possibili durante i bombardamenti, così da causare il numero di morti più alto possibile. Quanto vi ho raccontato al netto del nome del paese fittizio è accaduto realmente. Quindi diciamo che siete caduti vittima di una campagna SMS di notifiche false e potreste essere indotti a pensare che il vostro numero telefonico sia finito nelle mani sbagliate a causa di un sofisticatissimo attacco nei confronti delle infrastrutture dell'operatore mobile nazionale. In realtà, scavando un po' più a fondo, si scopre che qualche giorno, settimana prima, eravate venuti a conoscenza di una petizione online tramite email o sui social, sponsorizzata su siti quali stopburmininukes.com oppure noviolenceagainstmycountry.org, e ovviamente l'avete sottoscritta. L'argomento vi interessa in prima persona e quindi non avete battuto ciglio per rimanere informati nei riguardi delle iniziative future quando vi è stato chiesto di lasciare nel sito anche il vostro nominativo e il vostro numero telefonico. Solo che anche in questo caso tali siti venivano gestiti e operati da gruppi cyber affiliati al paese rivale. Ecco che quindi il cerchio si chiude. Inutile dirvi che anche questo è accaduto nella realtà. Ora, lo scenario che vi ho appena raccontato va ben oltre il concetto di bullets and bytes che è stato introdotto da Cingolani, la D di Leonardo, con l'intento di chiarire che i conflitti odierni si combattono non più soltanto con le armi, gli elicotteri, i missili, i carri armati e quant'altro, bensì anche con i byte. Ed in effetti viviamo in tempi interessanti perché assistiamo ad un fenomeno a ritroso dove in pratica le tecnologie civili ritornano al militare, laddove, come dicevo, in passato invece abbiamo più che altro assistito ad un travaso al contrario, ad esempio internet o il GPS da militari
sono diventate tecnologie civili. E quindi può capitare che mezzi molto modesti come le email, gli SMS o un sito, un dominio registrato su internet con pochi dollari possano abilitare una carneficina. Ora sono certo che chi mi ha seguito fin qui si starà chiedendo cosa tutto ciò ha a che fare con le vulnerabilità Zero Day. Proverò a connettere i punti e per farlo utilizzerò un'affermazione che ai più suonerà molto forte. Io ritengo che le vulnerabilità Zero Day non rappresentino un problema, né quando ci si rivolge ai canali difensivi che le acquisiscono per notificarle al vendor e spingono per una patch, né quando ci si rivolge ai canali che invece lavorano con clienti governativi per lo sviluppo di capacità offensive, i quali ovviamente non hanno alcun interesse affinché le vulnerabilità vengano notificate al vendor e quindi vanno in direzione opposta rispetto al rilascio di una patch, perlomeno in tempi brevi. Ma così metti nelle mani dei broker e dei governi i tuoi exploit. Ma così non è etico. Ma così non fai altro che contribuire all'accrescimento del numero di attacchi e di intrusioni informatiche. Ma gli Zero Day sono come le armi. Ma la lista delle obiezioni che mi viene posta quando discuto di questi argomenti con amici e colleghi sviluppatori, sistemisti o che lavorano nel mio stesso ambito è parecchio lunga, quindi vorrei sfruttare questo momento per condividere con voi ciò che rispondo loro e provare a smontare alcune di queste affermazioni, ovviamente dal mio punto di vista, argomentando. Obiezione numero 1. Gli Zero Day sono come le armi. A mio avviso, equiparare vulnerabilità ed exploit Zero Day alle armi è assolutamente fuorviante. Se lo facciamo, dobbiamo utilizzare lo stesso metro di paragone e trattare gli strumenti che consentono l'invio di mail, di sms, la registrazione di domini e siti internet come delle armi, perché abbiamo visto che anche questi purtroppo possono essere adottati per fini offensivi. In realtà, al netto del concetto del bullets and bytes, credo che saremmo davvero in pochi, forse nessuno, a considerare email ed sms alla stregua di munizioni. Parliamo di cose completamente differenti. Non mi riferisco soltanto al piano empirico, cioè da un lato abbiamo dei beni materiali contro dei beni immateriali, abbiamo dei beni che si consumano contro dei beni che non si consumano. Ad esempio, un cannone, se finisce le munizioni, non spara più, un exploit lo potete lanciare quante volte volete. Ciò che in realtà conta davvero è il comportamento legato all'utilizzo che si fa di quella tecnologia. Cioè, se ricevete una perquisizione della polizia a casa, non siete passibili di alcuna sanzione solo per il fatto di possedere un coltello da cucina. Cosa ben diversa è se quel coltello da cucina lo utilizzate per accoltellare il vicino. E nella vita reale l'utilizzo sbagliato di exploit, vulnerabilità Zero Day è già normato, cioè nel senso che siete già sanzionati se provate a bucare un sistema informatico, rischiate già grosso. Quindi ritengo che normare le vulnerabilità Zero Day come se fossero delle armi non ha proprio senso. Obiezione numero 2. Vendere Zero Day a governi e broker non è etico. Allora, questa affermazione nasconde in realtà una posizione fortemente ideologica, ma a mio avviso poco pratica.
Ricordo un amico avvocato che una volta mi disse che nelle aule di tribunale non si può venire condannati per l'etica dei giudici o no, del collegio giudicante. Ovvero, voi potreste finire in tribunale per aver condotto un business davvero poco etico, ma comunque sia nell'alveo della legalità. Viceversa, potreste venire condannati per aver condotto invece un'azione etica. Ad esempio, nel tentativo di difendere qualcuno, avete invaso una proprietà privata, avete fatto dei danni, piuttosto che chiamare la polizia, le forze dell'ordine. Nella realtà, nella pratica, ciò che succede è che entrambi gli schieramenti fanno business, cioè anche chi vende soluzioni volte alla difesa degli utenti lo fa per fare soldi, lo fa per fare business. Non è che chi crea queste soluzioni ha un credito etico, invece chi vende vulnerabilità ai broker zero day abbia un debito etico. Perché se così fosse, coloro che creano soluzioni difensive dovrebbero cedere tutti quanti la proprietà intellettuale al resto del mondo e se vogliono ritirarsi nelle montagne a vita eremitica, ma non mi risulta che questo accada. Entrambi gli schieramenti fanno business. Quindi se il business è da considerarsi materia poco etica, è poco etico tanto chi fa ciò per fini difensivi, tanto chi lo fa per fini offensivi. L'etica con la legalità sono due cose diverse. Obiezione numero 3. La vendita e l'utilizzo di vulnerabilità zero day non fa altro che accrescere il numero di incidenti informatici. Questa è un'affermazione che a primo acchito potrebbe suonare veritiera, ma che in realtà è assolutamente fallace, e vediamo il perché. Io lavoro in questo settore e posso testimoniare, basta parlare in realtà anche con i vostri amici che hanno subito un attacco ransomware. Nella stragrande maggioranza dei casi le intrusioni informatiche subite dalle aziende e dagli enti di vario tipo sono a bassa complessità. Cosa vuol dire? Che dietro, ad esempio, dicevo, l'attacco ransomware che vi ha infettato, cifrato una caterva di dati e chiesto il riscatto, si cela in realtà molto spesso una mail di phishing ed un dipendente coglione, diciamo così, poco formato, che ha aperto un allegato e ha fatto click dove non doveva. Quindi in questi scenari l'utilizzo di vulnerabilità zero day non si vede nemmeno col binocolo. Vi è però una fascia minoritaria di casi nei quali effettivamente l'intrusione avviene per mezzo di un exploit che ha sfruttato una qualche vulnerabilità. Bene, nel 99% di questo sottoinsieme si tratta di attaccanti opportunistici che utilizzano exploit pubblici che sfruttano vulnerabilità che sono già state patchate da tempo. Tra l'altro exploit reperiti in repository ai quali può accedere chiunque, me, voi, così come il quindicenne del Midwest. Semmai il punto davvero di interesse qui è provare a dare una spiegazione del perché a distanza di settimane o mesi, se va bene, i sistemi esposti su internet, aziendali, governativi e quant'altro, siano ancora vulnerabili, quindi non siano aggiornati, malgrado l'esistenza di una patch. Questo è un punto di interesse. Diciamo che di questo ultimo sottoinsieme effettivamente soltanto un risicatissimo 1% dei casi vede l'utilizzo di exploit e vulnerabilità zero day, ma per loro natura le vulnerabilità zero day vengono utilizzate in attacchi mirati, cioè se le utilizzi per campagne di massa le bruci, perdi il vantaggio competitivo oltre che l'investimento, che molto spesso non sono proprio 4 spicci. Ad esempio, se prendiamo
l'area più controversa del momento, più calda, ovvero il commercio degli exploit zero day che vanno a colpire smartphone come Android ed iPhone, che vengono utilizzati come vettore per l'installazione di malware. Bene, in questi casi campagne di massa sono praticamente impossibili, perché un exploit di questo tipo ha il costo di svariati milioni di euro. Anche semplicemente l'infezione, la richiesta di un'infezione di un utente specifico, quindi un attacco targettizzato, viene fatto pagare centinaia di migliaia di euro, quindi non è scalabile. Tra l'altro il recente caso Paragon lo ha anche dimostrato, nel senso che per quanto grave esso sia stato, alla fine ad essere colpiti sono stati una manciata di giornalisti che si contavano sulle dita di una mano. Quindi non proprio un attacco di massa. Non è lì che si annida il grosso delle intrusioni informatiche. In conclusione, dovremmo provare a concentrarci piuttosto sulle cose che sono davvero importanti. Ad esempio, formazione ed igiene informatica. Mi riferisco cioè a patch management efficace, mi riferisco a riduzione della superficie d'attacco dei sistemi, a hardening, formazione, come dicevo, all'efficientamento dei processi aziendali. Mi riferisco ad esempio al saper selezionare i vendor, ai tempi di comunicazione dei vendor, alla gestione appropriata e opportuna dei dati personali. Se voi provate per un momento a togliere dall'equazione tutto questo che ho detto e lasciare soltanto sul piatto le vulnerabilità zero day considerate come il problema massimo, andate soltanto a colpire una nicchia. Se viceversa impariamo a sanare il lungo elenco di ciò che ho menzionato poc'anzi e releghiamo le vulnerabilità zero day all'angolino nel quale meritano di rimanere come problema appunto di nicchia, beh, in quel caso andiamo a risolvere il 99% delle intrusioni informatiche, perché è lì che si celano le insicurezze più frequenti, che poi di fatto vanno a colpire le infrastrutture, le applicazioni e i servizi che utilizziamo quotidianamente. Tanto vi dovevo, alla prossima, ciao!